Immaginate due uomini. Il primo ha tutto quello che un pirata potrebbe desiderare: potere sconfinato, un nome che fa tremare la marina e la possibilità, a un passo dalla morte del re dei pirati, di conquistare il tesoro più grande del mondo. Eppure, quando gli viene offerta la chiave per ottenerlo, la rifiuta. Il secondo ha passato 10 anni della sua vita a inseguire un solo obiettivo: la vendetta. Si allena, combatte, solo per arrivare al momento decisivo e vederselo strappare via in un istante. Uno ha rinunciato al sogno di tutti, l'altro ha perso l'unico sogno che aveva. Eppure, entrambi a modo loro rispondono alla stessa identica domanda: per cosa vale la pena vivere? Oggi parliamo di Barbabianca e Thorfinn. Partiamo da lui, Edward Newgate, conosciuto da tutti come Barbabianca. Nell'universo di One Piece, il mondo intero è ossessionato da un'unica cosa: il tesoro leggendario lasciato dal re dei pirati Goldie Roger, prima di essere giustiziato. Le sue ultime parole hanno acceso l'intero pianeta. Quel tesoro darà a chi lo troverà ricchezza, fama e potere. Da quel momento nasce la grande era dei pirati, un'epoca costruita sull'ambizione di diventare il nuovo numero uno. E Barbabianca? Barbabianca in quel momento è uno dei 4 imperatori, l'uomo più vicino a quel tesoro tra tutti i pirati in vita. È l'uomo più forte del mondo e quando lo stesso Goldie Roger, prima di consegnarsi alla marina, gli offre le chiavi per diventare il prossimo re dei pirati, Barbabianca rifiuta. L'uomo più potente del mondo, a un passo dall'ottenere esattamente ciò per cui tutti gli altri sono disposti a uccidere, dice di no. Perché? Perché Barbabianca ha già tutto quello di cui ha bisogno. La sua storia comincia da un villaggio troppo povero per essere protetto dalla marina. Diventa pirata non per fame di gloria, ma per necessità. Deve procurarsi da vivere e proteggere la sua gente. Con il tempo si costruisce una reputazione e attorno a lui si raccoglie una ciurma. Ma ciurma è quasi una parola sbagliata per descriverla. Barbabianca non guarda i suoi uomini come subordinati o strumenti, ma li chiama figli. Ed è uno dei pochissimi grandi pirati che conquista isole senza opprimerle, senza pretendere nulla in cambio. Non perché sia debole, tutt'altro, ma perché non ne ha bisogno. Non ha bisogno di dominare per sentirsi vivo, non ha bisogno di accumulare per sentirsi realizzato. Certo, tiene alle persone care più che a qualunque altra cosa e non perde un attimo a dichiarare guerra al governo mondiale per salvare il compagno Ace. Ma se per gli altri pirati il senso della vita coincide con l'arricchirsi, con l'uccidere, con il gonfiare il proprio ego fino a diventare leggende, per Barbabianca il senso della vita è già lì, tra le sue mani. Vivere accanto alle persone che ama, in un mondo che lo teme e che vorrebbe vederlo morto. Ha già raggiunto la sua meta e per questo può permettersi di dire di no al tesoro più grande mai visto. Questa storia, un uomo che rinuncia a ricchezza, fama e potere in nome di qualcosa di più stabile e più vero, non è un'invenzione di One Piece. È la struttura portante di una delle grandi filosofie ellenistiche, l'epicureismo. Quando sentiamo la parola epicureo oggi, pensiamo subito a qualcuno che ama il buon cibo, il buon vino, i piaceri della vita. Ma il vero Epicuro, quello che fondò la sua scuola, diceva qualcosa di più radicale e molto più vicino a Barbabianca di quanto si possa pensare. Epicuro parte osservando che la maggior parte delle persone è infelice non per le circostanze esterne, ma per le false convinzioni che si porta dietro, le paure irrazionali e i desideri incontrollati. Per questo, per Epicuro, la filosofia è una terapia, una medicina per l'anima, non un esercizio astratto. E questa terapia si condensa in una formula famosissima, il tetrafarmacos, il quadruplice rimedio. Non bisogna temere gli dei, non bisogna temere la morte. Il bene è facilmente raggiungibile e il male è sopportabile. Questo rispecchia perfettamente Barbabianca. È l'uomo più temuto del mondo, eppure non teme nulla. Non insegue il male per il gusto di farlo, non ha bisogno di conquista o denaro. Ha già trovato il bene ed è qualcosa di semplicissimo da raggiungere, stare con la sua famiglia. Al cuore del pensiero epicureo sta il bene supremo,
che coincide con il piacere, edonè. Ma attenzione, il piacere epicureo non è l'accumulo di sensazioni forti o di divertimento sfrenato, ma è esattamente il contrario. È una condizione stabile, fatta di assenza di dolore fisico, aponia, e di assenza di turbamento dell'anima, atarassia. Una vita semplice, libera dall'ansia dei desideri superflui, può essere infinitamente più felice di una vita dominata dall'ambizione. Ciò è proprio quello che Barbabianca dimostra nella sua interezza. Potrebbe avere tutto e sceglie invece la stabilità di una famiglia, di un porto sicuro in un mondo di guerra perenne. C'è poi un altro elemento cruciale nel pensiero di Epicuro, la distinzione tra i tipi di desiderio. Egli li divide in 3 categorie. I desideri naturali e necessari, che vanno soddisfatti perché indispensabili alla vita. I desideri naturali ma non necessari, che si possono godere, ma che non devono mai diventare indispensabili. E poi ci sono i desideri vani, ricchezza, potere, gloria. Desideri che, per loro natura, non hanno un limite e non si saziano mai, per questo generano solo insoddisfazione permanente. Ecco perché tutti gli altri pirati del mondo di One Piece, quelli che inseguono il tesoro, il titolo di re dei pirati, sono intrappolati in un circolo di desiderio vano. Non è un caso che per Epicuro l'amicizia sia tra tutti i beni umani quello più importante. La comunità del giardino che Epicuro fonda ad Atene è una comunità di amici che condividono la vita, convinti che la felicità sia inseparabile dalla condivisione. L'amicizia è già in sé uno dei massimi piaceri che l'esistenza possa offrire. Passiamo ora ad una storia completamente diversa. Una storia che comincia, come tante grandi tragedie, con un lutto. Thorfinn è ancora un bambino quando vede morire suo padre Thors per mano di Askeladd, un mercenario vichingo spietato e brillante. Da quel momento, tutta la vita di Thorfinn si riduce ad un unico obiettivo, la vendetta. Si intrufola nella nave di Askeladd, riesce a sopravvivere da solo e successivamente lo sfida a duello. Ma è solo un bambino e Askeladd è troppo forte, troppo scaltro e troppo esperto. Eppure il suo avversario non lo uccide, lo tiene con sé, vede in lui la forza di Thors, in vita uno dei guerrieri norreni più temuti e, in una delle dinamiche più affascinanti di tutto l'anime, lo cresce quasi come un figlio, lo addestra e lo trasforma poco a poco in una macchina da guerra. Thorfinn continua a sfidarlo a duello, continua a perdere, ma ogni sconfitta lo avvicina di un passo alla propria vendetta. Passano più di 10 anni, tra campagne militari e spargimenti di sangue. Finalmente, dopo un decennio intero vissuto in funzione di un solo momento, Thorfinn è pronto. È il momento di uccidere l'assassino di suo padre. Proprio in quell'istante, però, proprio quando tutto sembra convergere verso la resa dei conti, Askeladd lo supera un'ultima volta in astuzia, inscena un attacco di follia, uccide il re di Danimarca e viene a sua volta ucciso dal principe Canuto. In un secondo, tutto ciò per cui Thorfinn ha vissuto, combattuto e sofferto per 10 lunghi anni, gli viene portato via, non dalle sue mani, non con il duello che aveva sognato, gli viene sottratto di nuovo come già gli era stato sottratto suo padre. La vita di Thorfinn a quel punto perde ogni significato. Accecato dalla rabbia, attacca il principe e per questo viene reso schiavo, ma è proprio durante la schiavitù, nel momento di massima disperazione, che riaffiora nella sua memoria qualcosa di apparentemente insignificante. Le parole di un vecchio amico, Leif, che tempo prima gli aveva raccontato la leggenda di Vinland, una terra dove non ci sono guerre e dove gli uomini possono vivere in pace. Da bambino quel racconto non gli diceva nulla. Che cosa se ne fa un guerriero vichingo di una terra dove non si combatte? Ma ora, dopo che la guerra gli ha portato via il padre, la giovinezza, la vendetta, il senso stesso dell'esistenza, quelle parole tornano con forza nuova. Qui la storia di Thorfinn prende una piega importante. Non basta desiderare Vinland. Thorfinn deve dimostrarlo, giorno dopo giorno, per anni. Da schiavo lavora la terra in una fattoria. Viene deriso, provocato, umiliato da chi riveste una posizione superiore alla sua e si diverte a sfidarlo sperando di vederlo esplodere di nuovo in violenza. Per la prima volta nella sua vita Thorfinn non risponde, incassa, resta immobile e si costringe a non alzare le mani
nemmeno quando ogni fibra del suo corpo, addestrata per 10 anni alla guerra, gli chiede di farlo. È la cosa più difficile che abbia mai fatto, perché uccidere gli veniva naturale. Il vero sforzo, la vera prova di volontà, è disimparare la violenza, un giorno alla volta, senza nessuna certezza che alla fine ne varrà la pena. Ora Thorfinn sa cosa vuole. Vuole raggiungere quella terra, vuole vivere finalmente senza la violenza che lo ha perseguitato per tutta la vita. E nel frattempo comincia già a viverla, quella scelta, ogni singolo giorno in cui sceglie di non colpire. Se la storia di Barbabianca è la storia di chi ha già raggiunto il proprio senso, la storia di Thorfinn è l'esatto opposto. È la storia di chi perde l'unico senso che si era costruito e deve ricominciare da zero. Ed è esattamente da un vuoto di questo tipo che parte la filosofia di Camus. Egli apre il suo saggio più celebre, Il mito di Sisifo, con questa affermazione: vi è un solo problema filosofico veramente serio, il suicidio. Prima ancora di chiedersi come vivere, dice Camus, dobbiamo chiederci se la vita meriti davvero di essere vissuta. E la ragione per cui questa domanda si pone con tanta urgenza è una semplice constatazione. L'essere umano ha un bisogno disperato di significato. Vuole che la propria esistenza abbia uno scopo, un senso, ma l'universo non risponde a questa richiesta. Dallo scontro tra il bisogno umano di senso e il silenzio universale nasce quello che Camus chiama l'assurdo. Questo assurdo è una relazione, nasce dall'incontro tra una coscienza che pretende ordine e un mondo che non ne fornisce nessuno. Pensate a Thorfinn, nel momento esatto in cui Askeladd muore prima che lui possa vendicarsi. Per anni ha costruito un intero sistema di significato attorno ad un solo momento futuro. E in un secondo quel sistema collassa, non per colpa sua, non per un errore di strategia, ma per il puro e insensato svolgersi degli eventi. È l'assurdo fatto persona. Di fronte a quella scoperta, dice Camus, l'uomo è tentato da una via di fuga, il suicidio, fisico o morale. Eliminare il problema eliminando chi se lo pone. Ed è esattamente questo che Thorfinn tenta di fare nell'istante del crollo. Si lancia contro il principe, in un attacco cieco, quasi suicida, sapendo benissimo di non avere scampo. Una disperazione che Camus descrive come prima tentazione di fronte all'assurdo, la resa, mascherata da gesto estremo. Ma Camus rifiuta esplicitamente questa via. E infatti la storia di Thorfinn non finisce lì con quell'attacco. Finisce, anzi comincia davvero, dopo, nella schiavitù. Lì, in quegli anni di lavoro silenzioso e di violenza incassata, nasce la vera risposta di Camus a tutto questo. Non la fuga ma la rivolta. Un atteggiamento esistenziale. Riconoscere pienamente l'assurdo e nonostante questo continuare a vivere. La rivolta è un'affermazione della vita che non ha bisogno di un significato garantito. Esso è la decisione di vivere con consapevolezza, soprattutto quando l'universo non ti deve nessuna spiegazione. L'uomo assurdo non spera in una salvezza futura e non cerca un fondamento metafisico a cui aggrapparsi. Sceglie di vivere intensamente il presente perché sa che quello è l'unico orizzonte reale a sua disposizione. Thorfinn, ogni volta che viene provocato e non risponde, non lo fa perché spera in una ricompensa futura, in un Dio che lo osserva, in un destino che lo aspetta. Non ha nessuna di queste garanzie. Sceglie di non essere più l'uomo che la violenza ha fatto di lui. È una rivolta che si rinnova ogni giorno ed è proprio per questo che è autentica. Vinland alla fine non è altro che il nome che Thorfinn dà a questa sua rivolta quotidiana, proiettata nel futuro. Non ha nessuna garanzia che esista davvero un posto del genere, ma sceglie comunque di camminare verso quella direzione, con consapevolezza dell'assurdità del proprio passato e con la stessa disciplina che ha già imparato nei campi. Questa è in fondo una nuova forma di libertà. Se non esiste un destino prestabilito, ogni individuo è chiamato ad assumersi pienamente la responsabilità delle proprie scelte. L'assenza di un significato universale non impoverisce la vita, ma la rende paradossalmente più intensa e autentica. Il simbolo più famoso di tutta la filosofia di Camus è il mito di Sisifo, condannato dagli dei a spingere per l'eternità un masso enorme fino in cima ad una montagna, sapendo che ogni volta, arrivato alla vetta, il masso rotolerà di nuovo a valle.
A prima vista, sembra l'immagine della disperazione assurda, una fatica infinita, priva di scopo. Eppure Camus chiude il suo saggio con una delle frasi più citate: bisogna immaginare Sisifo felice. Non perché Sisifo speri di sfuggire alla propria condanna, ma perché la affronta consapevolmente. Accettare la propria condizione è la forma di libertà che nemmeno gli dei possono togliergli. E Thorfinn, alla fine del suo percorso, è un po' come Sisifo. Non ha nessuna garanzia che Vinland esista e non ha nessuna certezza che il futuro sarà diverso dal passato. Nonostante questo, va avanti senza arrendersi. Mettiamo ora questi due percorsi uno accanto all'altro. Barbabianca ha già trovato il proprio senso e lo protegge consapevole che tutto il resto sono desideri vani. La sua è una vita di equilibrio, di atarassia conquistata attraverso l'amicizia e la moderazione. Thorfinn perde il proprio senso, anzi lo vede letteralmente sgretolarsi sotto i suoi occhi e deve ricostruirlo dal nulla, in un mondo che si è appena rivelato indifferente e assurdo. La sua è una vita di rivolta, di lucidità dolorosa e di scelta. È affascinante notare come Epicuro e Camus, pur partendo da presupposti opposti, arrivino a rifiutare esattamente le stesse cose. Entrambi negano che il valore della vita dipenda dalla ricchezza, dal prestigio. Entrambi affidano alla filosofia, o nel caso dei nostri due personaggi all'esperienza vissuta, il compito di liberare l'uomo da ciò che rende l'esistenza insopportabile, ma le loro strade divergono profondamente nel come. Epicuro crede che la ragione possa dissolvere le paure fondamentali, la paura della morte, degli dei, e condurre ad una felicità stabile e duratura. Camus, al contrario, crede che la ragione, se usata fino in fondo e senza scorciatoie, conduca inevitabilmente alla scoperta dell'assurdo, un assurdo che non si può eliminare, ma solo affrontare. Dove Epicuro trova nella conoscenza il fondamento della serenità, Camus trova nella lucidità il punto di partenza di una sfida che non finisce mai. Ma c'è una domanda scomoda che vale la pena porsi. La serenità di Barbabianca è davvero disponibile a chiunque? O è il privilegio di chi, come lui, ha già una forza, una ciurma, un potere che gli permette di dire di no al resto del mondo senza pagarne le conseguenze? Un uomo qualunque, senza la sua forza, la sua famiglia, può davvero scegliere l'atarassia con la stessa facilità? Forse è proprio qui che la filosofia di Camus diventa più onesta per chi parte da zero. Non richiede nessuna condizione di partenza, non richiede nessuna ciurma, nessuna famiglia, nessun potere. Richiede solo una cosa, la più difficile e la più democratica di tutte: continuare a camminare anche quando non hai nulla, nemmeno una garanzia che ne valga davvero la pena. Barbabianca ha trovato la sua isola di pace in mezzo alla tempesta e può permettersi di restarvi ancorato. Thorfinn quell'isola non l'ha ancora trovata e forse non la troverà mai, ma continua a remare comunque. Ed è forse questo, più della meta stessa, il vero atto filosofico. Ringrazio te spettatore per essere arrivato fino a questo punto. Come al solito, ti ricordo di lasciare un mi piace per supportare questo progetto e se ti va, scrivi nei commenti che cosa ne pensi, oppure dammi dei consigli per i prossimi video. Questa volta è tutto, ti aspetto al prossimo episodio. Allora, ci vediamo lì.